Amiche e amici, ben ritrovati. Oggi vi volevo parlare del fornetto G3 Ferrari. È il fornetto che ho utilizzato nel video della cottura della pizza e, come tanti altri simili a lui, va benissimo per cuocere le pizze tonde a casa. È, diciamo, un gradino più in alto rispetto al forno di casa, in quanto raggiunge una temperatura di circa 400 gradi e per la maggior parte dei tipi di pizza va benissimo. Tuttavia, se qualcuno invece è interessato ad avere una cottura tipo quella che si ottiene dalla vera pizza verace napoletana, è necessario fare delle modifiche. Questo perché? Perché la cottura deve avvenire a una temperatura superiore e per un tempo inferiore. Normalmente originale il fornetto G3 Ferrari, Delizia o comunque anche altri similari cuociono le pizze all'incirca in 4-5 minuti, dipende dalla farcitura anche della pizza. La cottura invece della vera pizza verace napoletana prevede, come dicevo, temperature più alte e soprattutto entro un tempo di 1 minuto e mezzo, 90 secondi. Volevo però soffermarmi sul discorso delle modifiche. Allora, modificare un fornetto di fatto è una manomissione dello stesso e questo quindi comporta innanzitutto il decadimento della garanzia. Questo può essere ovviamente un problema serio. Un altro aspetto da considerare molto attentamente è il discorso di chi va a fare la modifica. La modifica va fatta, e assolutamente la consiglio di fare, da solo personale qualificato, tipo elettricisti, gente che ha manualità, ok? Sconsiglio nel modo più totale modificare il fornetto da persone che non hanno assolutamente nessuna competenza, che guardano dei video e poi si mettono lì a modificare questi fornetti, perché i rischi sono veramente seri. C'è il rischio di folgorazione e quindi di morte, c'è il rischio di ustione perché si raggiungono temperature più alte e c'è anche il rischio di incendio se non si usano ovviamente particolari accorgimenti. Quindi assolutamente sconsigliato qualsiasi tipo di modifica da persone che non sanno fare queste cose. E comunque in ogni caso la responsabilità di queste modifiche è solo e soltanto di chi le fa, non può essere imputata a nessun altro, quindi a rischio e pericolo loro. Questo per dirvi che nel video che vedrete fra poco vi farò vedere una cottura con il fornetto G3 Ferrari modificato, vi spiegherò quali sono le modifiche e vi farò vedere proprio i tempi di questa cottura che rimarranno entro i 90 secondi. Vi volevo fare vedere la cottura del mio fornetto G3 Ferrari modificato. È la versione quello con 2 pietre refrattarie, ve ne accorgete da questa zona qua che è diversa e dal fatto che ha questi distanziatori che si possono mettere per distanziare la cupola superiore da quella inferiore. Le modifiche che ho fatto a questo fornetto sono staratura del termostato di oltre 1 giro. Ho tolto il timer per far uscire un po' di calore perché qui col fornetto diciamo modificato arriviamo quasi a 200 gradi fuori sull'esterno, quindi per le plastiche qui è meglio far uscire un po' di calore. Qui ho isolato i manici, come potete vedere, e anche i piedini nella parte sotto. Il fornetto l'ho acceso, era spento, quindi spia power on accesa che dice che c'è la 220, spia delle resistenze accesa. Negli altri fornetti c'è la resistenza e la spia che è di colore rosso, questa qui è blu ma poco importa. Messo al massimo,
come potete vedere una resistenza è accesa, io ho aggiunto una seconda resistenza uguale a quella originale che c'è qua sopra nella parte sopra, ho messo il biscotto saputo al posto della pietra refrattaria, sono uscito con due fili che collegano la resistenza a un variac, che lo vedete qui, che tramite questa manopolina è possibile regolare la potenza della resistenza. Come dicevo, ora l'ho acceso, tempo mezz'ora circa, e la temperatura al centro del biscotto sarà intorno ai 500-510 gradi. Quindi aspettiamo che con manopolina 3 la spia e quindi le resistenze originali, per ora la seconda resistenza superiore la tengo spenta, arrivino a temperatura. Dopo 30 minuti la spia della resistenza si è spenta, lì a destra RIDI è accesa quella power on. Andiamo a controllare le temperature, vi dicevo circa 200 gradi 197 sotto la scritta G Ferrari e siamo intorno agli 80 gradi nelle manopole. Adesso cosa facciamo? Mettiamo a 2,5, apriamo il fornetto in questo modo e aspettiamo che la resistenza si riaccenda. Dopo circa 3 minuti la resistenza si è riaccesa, quindi anche la lucina, col termostato come dicevo a 2,5. Nel frattempo la temperatura al centro del biscotto è scesa a 370 gradi. Ora chiudiamo, lasciamo a 2,5 e andiamo a preparare la pizza, fin tanto che la lucina si spegnerà, e allora dopo passeremo all'infornata. Dopo circa 7 minuti la resistenza si è spenta, metto subito a 3 in modo che si riaccenda, accendo il variac, in questo modo praticamente accendo anche la seconda resistenza, e adesso prendo la pizza e la inforno. Bene, andiamo a controllare la temperatura al centro della pietra, 514 gradi, ok, andiamo a infornare il più velocemente possibile e iniziamo con un timer a contare in questo modo circa 45 secondi, in modo che dopo andremo a ruotare la pizza di quasi un giro per cercare di cuocere il cornicione in modo uniforme. Vi lascio il tempo proprio che scorre. Nel frattempo la pizza cuoce. L'operazione di apertura e l'infornare deve essere il più veloce possibile per non fare ovviamente precipitare la temperatura di troppo. Sono passati circa 45 secondi, vado qui, giro velocemente, ok, e vediamo un po' cosa succede. Questa è la prima pizza della serata, quindi sapete benissimo che la prima pizza è in fase di rodaggio. Ecco, dopo circa 1 minuto e 5, 1 minuto e 10, se volete potete dare una controllatina, come vedete la pizza è quasi cotta, siamo a 1 minuto e 14, non bisogna andare oltre. Eccola qua, eccola qua, la mettiamo nel piatto, 1 minuto e 24, ok, adesso la andiamo a tagliare, mettiamo le foglioline di basilico. Allora andiamo a vedere. Allora vi volevo far vedere la parte sotto, la parte guardavo, controllavo, vediamo la parte sotto, ok, cornicione, un po' di bolle, vabbè, poi dopo voi sapete meglio di me, le tagliate
fate vedere le bolle, eccetera eccetera. Qua ce n'è una. Ok, questa è la cottura con il G3 Ferrari, modificato a 510 gradi circa per un tempo entro i 90 secondi.